Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte della video lezione dedicata alla prova Invalsi per le competenze digitali e andiamo a rispondere alle domande dalla 12ª alla 22ª. Un lungo rapporto di ricerca contiene tante tabelle con numerosi dati, quindi tante tabelle e numerosi dati. Con quali di questi strumenti si ottengono più rapidamente una serie di grafici relativi a queste tabelle? Quindi rapidamente. Ovviamente lo strumento Excel è sicuramente quello indicato per fare un lavoro del genere, mentre Canva si utilizza per aspetti grafici e Microsoft Edge è un motore di ricerca, come dice la terza risposta. Un programma di intelligenza artificiale generativa invece è la risposta corretta perché sono tante tabelle e numerosi dati e dobbiamo ottenerlo nel modo più veloce possibile. Domanda 13. Vorresti modificare questa immagine in modo da ottenere solo il particolare della testa del pappagallo. Quale dei seguenti strumenti devi cercare nella barra degli strumenti di Paint? Ritaglia, quindi per ritagliare solo il dettaglio della testa del pappagallo. Hai creato una poesia utilizzando un servizio di intelligenza artificiale generativa. Di chi è il testo finale, quindi di quale proprietà? Della società che eroga il servizio. Di tua proprietà ne puoi fare ciò che vuoi. Di tua proprietà, ma lo puoi usare solo citando il servizio. Di proprietà della società che eroga il servizio solo se la versione è gratuita. In questo caso il testo è di tua proprietà e ne puoi fare ciò che vuoi. Vuoi inviare ai tuoi amici un'email allegando un'immagine, ma il file è troppo pesante. Cosa puoi fare per ridurre il peso dell'immagine senza perderne troppo in definizione? Quindi parliamo proprio di dimensioni del file. Cambiare il formato dell'immagine, copiare e incollare l'immagine in un file di testo, ritagliare l'immagine utilizzando un software, rinominare il file dell'immagine. La risposta corretta è la prima, quindi cambiando formato cambia anche il peso dal punto di vista informatico del file. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti i file in PDF editabili è corretta? PDF editabile è ad esempio quello che viene inviato con all'interno un modulo da compilare, il modulo per un'iscrizione, di partecipazione a una certa attività, quindi trovate proprio i campi da compilare con nome, cognome, eccetera, eccetera. Quindi c'è una struttura di testo di base e in più poi ci sono delle caselle vuote in cui è possibile scrivere. Quindi un PDF editabile permette agli utenti di compilare alcuni campi predefiniti senza modificare il resto del file. Domanda 17. Hai organizzato insieme ad alcuni compagni 3 eventi per la scuola. Vuoi ora creare un unico questionario per rilevare la soddisfazione di chi vi ha partecipato. Per proporre una sola domanda, in quale campo della schermata è corretto inserire i nomi dei 3 eventi? Quindi questa è la schermata, questo è Google Moduli, qui va il titolo del questionario proposto. Se io devo fare una sola domanda con 3 eventi, devo inserire 3 righe, quindi nel campo righe è la risposta corretta. Domanda 18. Il tuo amico Mario Rossi ti ha chiesto alcuni consigli sulla sicurezza della password. Quale tra queste è la password più sicura da portargli come esempio? La prima è nome e cognome. La seconda è una parola che ha al posto di alcune lettere dei numeri o dei simboli. La terza è un nome sempre però di conoscenza comune e l'ultima invece sono i numeri, le cifre da 1 a 8. Ovviamente tra queste la più sicura è la seconda, perché al posto di alcune lettere ci sono dei numeri, quindi è facile da ricordare, però non è più sicura rispetto a una password con tutte lettere, con una parola di senso compiuto. Domanda 19. Quale tra le seguenti combinazioni di impostazioni del tuo smartphone è più adatta per continuare a navigare
in un luogo in cui la sicurezza della connessione Wi-Fi è dubbia. Allora, quindi sicuramente non deve esserci la connessione Wi-Fi attiva. Quella rossa non va bene perché c'è la modalità offline, quella blu non va bene perché è tutto disattivato, quella gialla non va bene perché non è attivata la connessione dati, quindi quella corretta è quella verde perché c'è solo la connessione dati attiva e non la connessione Wi-Fi. Domanda 20. Durante la navigazione su un sito web compare una finestra che ti chiede di accettare i cookie. Vuoi proteggere la tua privacy ma continuare a utilizzare il sito. Quale tra queste è la scelta migliore? Modificare le preferenze dei cookie limitandoli solo a quelli necessari per il funzionamento del sito. Accettare tutti i cookie per evitare interruzione della navigazione. Chiudere la finestra dei cookie, così nessun cookie verrà accettato. Accettare i cookie solo se vengono richiesti con insistenza. La risposta corretta è la prima. Domanda 21, la penultima. Ricevi questa email da un mittente che non conosci. Quale tra queste azioni è la più appropriata? Quindi c'è un'email da un mittente sconosciuto con degli allegati. Segnalare la mail come spam per evitare di ricevere ulteriori messaggi simili. Cliccare sulle foto per capire meglio di cosa si tratta, rispondere alla mail informando che hanno sbagliato destinatario, inviare una mail di risposta chiedendo di essere eliminato dai contatti del mittente. Ovviamente in questo caso per sicurezza è meglio segnalare la mail come spam. Ultima domanda. Stai acquistando su una piattaforma online un videogioco usato. Il venditore ti chiede di inviargli l'immagine scannerizzata della carta di credito di un tuo familiare. Cosa è più opportuno fare? Ovviamente, come nel caso precedente, non è il caso di rispondere e soprattutto non è il caso di inviare la foto di una carta di credito con tutti i dati. Quindi, ovviamente, non inviare l'immagine e fare una segnalazione agli amministratori della piattaforma. E con questo abbiamo concluso.